La caseina. La caseina è sicuramente fra le sostanze proteiche una di quelle più facilmente digeribili. Questo è importante sottolinearlo. Essa infatti viene attaccata sia dalla pepsina che gastrica presente all'interno dello stomaco che porta alla formazione di peptidi o meglio ancora di polipeptidi. Poi, una volta passata dallo stomaco nel duodeno, essa viene attaccata dall'altro enzima proteolitico che è la tripsina, con liberazione sia di oligopeptidi, cioè di e tripeptidi, che sono quelli che andranno principalmente ad attivare la sintesi proteica, e a liberazione di amminoacidi liberi. Ricordiamolo, solo per sottolinearlo, che non viene attaccata dalla erepsina. La pepsina, che attacca praticamente la caseina una volta che essa viene praticamente ingerita a livello gastrico, è un enzima, la pepsina, presente all'interno dello stomaco, che altro non è che un'idrolasi e ha un'attività enzimatica, e la sua attività enzimatica inizia nel momento in cui la pepsina viene trasformata dal pepsinogeno in pepsina, e l'azione dei succhi gastrici contenuti nello stomaco, in particolar modo dal quantitativo di acqua ma dell'acido cloridrico, che è secreto dalle ghiandole dello stomaco, più esattamente dalle cellule principali. Fu individuata la pepsina per la prima volta da Theodor Schwann ed è il primo enzima animale ad essere stato descritto. Esso provvede, quindi lo sottolineiamo, la pepsina alla digestione parziale delle proteine, per cui chiamato enzima proteolitico, rompe le proteine quindi in pezzi più piccoli chiamati peptidi. La digestione delle proteine deve avvenire principalmente per azione dell'acido cloridrico prodotto, come dicevamo, dalle cellule dello stomaco. Le ghiandole inoltre producono un muco che è necessario alla protezione delle pareti gastriche dall'acido cloridrico. La pepsina è contenuta in diverse quantità e concentrazioni nel succo gastrico, ma anche nella bile, nella saliva, nell'intestino e in parte anche nel succo pancreatico. Il valore ottimale della pepsina, a cui agisce la pepsina, in cui interviene la sua azione enzimatica, è fra 1,5 e 3,5 di pH, in una temperatura corporea tra i 37 e i 42 gradi centigradi. Ecco perché quando mettiamo un cuscino caldo sullo stomaco, qualcosa di caldo, noi favoriamo il processo praticamente digestivo. Quando sentiamo un blocco digestivo, bere sostanze calde ci può aiutare. Va sottolineato quindi che la pepsina è uno fra i più importanti enzimi digestivi. Attivata dall'acido cloridrico, attacca le proteine, le scompone in frammenti detti polipeptidi, che verranno successivamente scissi, scomposti nei singoli amminoacidi in di e tripeptidi dall'azione della tripsina. La tripsina invece è un enzima, è sempre un enzima appartenente all'idrolasi, che svolge sempre una azione proteolitica con specificità per l'arginina e l'isilina, e questa tripsina è in grado di ridurre quindi le proteine a piccoli peptidi o singoli amminoacidi. E questo lo fa all'interno dell'intestino, del duodeno, che è il grande ring dove avvengono tutti i processi digestivi finali delle proteine, dei grassi e anche in parte praticamente degli amidi, dei carboidrati. La pepsina quindi, insieme alla pepsina, che è ancora più importante, è da considerarsi un enzima fondamentale per il processo digestivo. Mentre la pepsina è prodotta dallo stomaco, la tripsina è prodotta dal pancreas sotto forma di tripsinogeno e viene attivata in tripsina da un enzima chiamato enteropeptidasi o enterochinasi, che viene prodotto all'interno del succo enterico dalle cellule della parete duodenale in seguito all'ingestione di cibo, e agisce in presenza di un pH alcalino. Idealmente questo pH alcalino deve essere intorno ad 8, quindi abbiamo due ambienti completamente diversi.
uno attivato dall'acido cloridrico che crea un pH acido in cui agisce la pepsina attivata a partire dal pepsinogeno, l'altro praticamente in un ambiente alcalino dove agisce la tripsina che parte dal tripsinogeno attivato dall'enterochinasi in ambiente alcalino, quindi due ambienti completamente diversi. Con questi due ambienti noi riusciamo ad avere un'azione di gestione delle nostre proteine e a avere come prodotto finale un rilascio continuo di polipeptidi, oligopeptidi, di tripeptidi e di amminoacidi liberi grazie all'azione della pepsina, che agisce in ambiente acido, e della tripsina in ambiente alcalino. Questo è il grande processo, uno nello stomaco, uno nell'intestino. È importante sottolineare che gli inibitori della tripsina, come della ghibnotripsina, sono per esempio presenti all'interno dei legumi. Quindi quando noi mangiamo legumi, in particolare la componente pectinica del legume, va a bloccarci praticamente la tripsina. Così anche la soia presenta praticamente tanti inibitori delle proteasi, che possono essere però eliminati grazie alla cottura ad alte temperature. Così nelle patate è presente un inibitore in cui la solanina è l'inibitore dell'acetilinesterasi e della tripsina, con azione ridotta e priva di rischi nell'uso comune. Quello che noi dobbiamo capire è che la cosa fondamentale, perché inibire l'acetilinesterasi può essere pericolosa, noi sappiamo che è fondamentale praticamente quando noi mangiamo quindi i semi, capire che la grande difficoltà che fa il nostro organismo per digerire la componente proteica presente all'interno di questi alimenti, per cui dobbiamo sempre sottolineare questo aspetto quando noi facciamo capo ad un'alimentazione, diciamo, basata su semi, su legumi o quant'altro, che praticamente può andare, o soia, può andare a inibire l'attività dei nostri enzimi proteolitici. Rimanendo quindi nei benefici che può dare questa caseina proprio per il lento rilascio rispetto alle whey protein che vengono rapidamente digerite e che hanno un indice glicemico, un indice insulinico molto alto, la caseina non ha questo tipo di problematica. Lo ricordiamo che è importante la caseina perché fornisce per varie ore, circa 7 ore, un senso di nutrimento, un senso di sazietà ed un nutrimento continuo che non succede assolutamente con le proteine a rapido assorbimento come le whey protein. Ricordiamo che la caseina è ricca di calcio e promuove la perdita di grassi, che il calcio, ricordiamo, è un minerale essenziale per la salute delle ossa, perché la caseina praticamente quando precipita in presenza di ambiente di calcio a formare paracaseina e si forma il caseinato di calcio. Quindi il consumo di caseina può potenziare la perdita di peso in individui in sovrappeso, in quanto questo integratore caseinico permette il consumo di calcio e di proteine senza dover consumare prodotti caseari che contengono anche altri tipi di composti che possono pregiudicare la dieta, come per esempio i grassi saturi. Quindi tra mangiare un formaggio e assumere la nostra proteina Bernardis Protein a base di caseinato di calcio è sicuramente meglio assumere praticamente il nostro caseinato di calcio, la nostra proteina, arricchita poi con amminoacidi essenziali fondamentali per attivare la gluco e la neogenesi e la chetogenesi. Si sa che praticamente ormai dimostrato con vari articoli come sull'International Journal of Obesity che gli individui che assumono una maggiore quantità di calcio e proteine ad alto valore biologico ottengono maggiori risultati in relazione alla perdita di peso rispetto ad individui che assumono proteine normali con una bassa quantità di calcio. Ripeto, questo concetto che dopo uno studio portato a termine dall'International Journal of Obesity, i ricercatori hanno concluso che gli individui che assumono una maggiore quantità di calcio e proteine ad alto valore biologico ottengono maggiori risultati in relazione alla perdita di peso rispetto ad individui che assumono proteine normali con una bassa quantità di calcio. Importantissimo questo concetto. Poi inoltre la caseina promuove l'ipertrofia e il recupero del tessuto muscolare, soprattutto dopo periodi di allenamento muscolare. Poi la cosa fondamentale è che la caseina preserva la massa muscolare,
La proteina sappiamo che ha importantissime proprietà anticataboliche per un tempo maggiore rispetto a qualunque altra proteina e quindi rispetto a tutte le proteine che possono essere digerite con una rapida digestione. La caseina è quella che dà la maggiore disponibilità di polipeptidi nell'arco delle 7 ore. Quindi la caseina diventa fondamentale soprattutto essere assunta in quei soggetti che vogliono praticamente perdere peso senza però perdere massa muscolare, quindi preservando la massa muscolare. Quindi quello che dobbiamo fare è che noi dobbiamo praticamente assumere queste proteine regolarmente nei pasti principali a distanza di 7 ore l'una dall'altra. Inoltre, dobbiamo sottolinearlo, noi sappiamo che le proteine sono una fonte di aminoacidi ad alto valore biologico. La caseina è una proteina ad altissimo valore biologico, cioè rilascia aminoacidi essenziali fondamentali per la sintesi proteica e per la sintesi dei tessuti principali come il tessuto muscolare, il tessuto collagenico, il collagene, praticamente mantenendo le masse muscolari e mantenendo una salute della pelle, dei tessuti cutanei, eccetera, praticamente che è fondamentale, che non possiamo ottenere allo stesso livello con altri alimenti.